Oggi parliamo di un argomento un po' avanzato in italiano, ma comunque molto importante. Parliamo del congiuntivo. Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Io sono Stefano e sono un professore di italiano per stranieri. Se sei nuovo o nuova sul canale, non dimenticare di iscriverti per non perdere le future lezioni. Nel video di oggi parleremo di un argomento un po' avanzato, il congiuntivo. Inizieremo a parlare di questo argomento perché potrei parlare del congiuntivo per ore. Quindi nel video di oggi ci focalizzeremo sulle basi del congiuntivo e capiremo principalmente quando si usa e quando non si usa. In italiano esistono 4 tipi diversi di congiuntivo: il congiuntivo presente, il congiuntivo passato, il congiuntivo imperfetto e il congiuntivo trapassato. Nel video di oggi ci focalizzeremo soltanto sul congiuntivo presente, perché gli esempi che faremo saranno abbastanza semplici. Per capire appieno questo video vi consiglio di studiare la coniugazione del congiuntivo presente, perché io non ne parlerò in questo video. Infatti la coniugazione è molto facile, è come qualsiasi altro verbo in italiano. Voi prendete il verbo, togliete la desinenza dell'infinito e poi aggiungete le desinenze del congiuntivo presente. Però dato che in questo video useremo molto il verbo essere, guardiamo insieme la coniugazione del verbo essere al presente congiuntivo, dato che è irregolare. Se poi volete ripetere la coniugazione del congiuntivo anche di altri verbi, beh, è molto facile. Potete provare a usare o un coniugatore online, per esempio quello di Word Reference, a me piace tantissimo, oppure semplicemente su internet scrivete congiuntivo presente e sicuramente troverete tantissime tavole con la coniugazione dei verbi al congiuntivo presente. Però torniamo a quello che stavo dicendo prima e coniughiamo insieme il congiuntivo presente del verbo essere. La coniugazione è che io sia, che tu sia, che lui, lei sia, che noi siamo, che voi siate, che loro siano. Ma quindi torniamo all'argomento principale del video di oggi: quando si usa il congiuntivo. Prima di tutto dobbiamo dire che il congiuntivo si usa maggiormente nelle frasi dipendenti. In alcuni casi si può usare anche nelle frasi principali o anche chiamate frasi indipendenti, però nella maggior parte dei casi noi useremo il congiuntivo nelle frasi dipendenti. Ma la domanda è: che cos'è una frase dipendente? Beh, facciamo subito un esempio. Penso che tu sia un bravo studente. Penso che tu sia un bravo studente. Beh, quello che dobbiamo fare adesso è contare i verbi. Quanti verbi abbiamo? Beh, abbiamo il verbo pensare, penso, e poi che tu sia. Dato che in questo caso abbiamo 2 verbi, non abbiamo una frase, ma abbiamo 2 frasi. Quindi ricordate, 2 verbi, 2 azioni, uguale 2 frasi. Una frase sarà quella principale e l'altra frase sarà quella dipendente. In questo caso la frase dipendente è quella introdotta dal che, invece penso è la frase principale. Quindi penso, frase principale, che tu sia un bravo studente, frase dipendente, cioè che dipende dalla frase principale penso. Ed è qui che noi in italiano usiamo maggiormente il congiuntivo, nelle frasi dipendenti. Ma quando? Sempre? Ogni volta che abbiamo che in italiano useremo il congiuntivo? No, assolutamente no. Infatti il congiuntivo si usa per esprimere possibilità, desiderio, dubbio, timore, opinione. Quindi non useremo il congiuntivo sempre, ma lo useremo in base a quello che noi stiamo esprimendo e soprattutto a quello che noi abbiamo nella frase principale. Adesso vediamo degli esempi per ogni categoria che ho citato prima. Iniziamo dalla prima categoria, la possibilità. Quindi quando noi nella frase principale abbiamo un verbo che esprime, ci dà l'idea di possibilità, useremo il congiuntivo nella frase dipendente. E quali sono alcuni verbi o espressioni che indicano una possibilità? Beh, per esempio, è possibile che, può darsi che, è impossibile che, sembra che. Vediamo un esempio per capire meglio. È possibile che Marco arrivi in orario, ma non ne siamo sicuri. Oppure,
può darsi che Marco e Lucia vengano alla festa stasera. In questo caso io non sono sicuro di quello che sto dicendo. C'è la possibilità che questa cosa avvenga, ma non è sicuro. Ed ecco perché useremo il congiuntivo nella frase dipendente. E adesso passiamo alla seconda categoria, i verbi che esprimono un desiderio. E quali sono i verbi che esprimono desiderio? Beh, ovviamente il verbo volere o il verbo preferire. Per esempio, preferiamo che voi veniate a casa nostra domani. Oppure, voglio che tu la smetta con queste battute stupide. Voglio che tu la smetta con queste battute stupide. Attenzione, dato che io ho menzionato però il verbo volere, è ovvio che possiamo utilizzare anche vorrei, il condizionale. Però attenzione, se voi usate vorrei nella frase principale, quindi vorrei che tu bla bla bla, dovete usare il congiuntivo imperfetto, non il congiuntivo presente. Quindi non vi preoccupate, magari in futuro farò un altro video in cui vi spiego qual è il tempo del congiuntivo giusto da usare col condizionale, come in questo caso vorrei. Ora passiamo ad un'altra categoria, il timore, la paura. E ovviamente, quali sono i verbi che esprimono timore e paura? Beh, abbiamo l'espressione con avere paura, oppure temere. Anche in questo caso, ma in realtà possiamo estendere questo ragionamento a molti verbi di emozione, tra cui appunto la paura, useremo il congiuntivo nella frase dipendente. Per esempio, possiamo dire ho paura che mia sorella non faccia in tempo. Oppure temo che tu debba riscrivere il tema. Temo che tu debba riscrivere il tema. Debba è il congiuntivo del verbo dovere ed è irregolare. Ora passiamo a un'altra categoria molto importante, quella del dubbio. E quali sono secondo voi alcuni verbi che possono esprimere l'idea di dubbio? Beh, per esempio dubitare come dubito, oppure non penso, non credo. Infatti in tutti questi casi noi non siamo sicuri di quello che stiamo dicendo. Abbiamo un dubbio. Per esempio, se il nostro amico ci dice qualcosa ma non è una buona idea, noi possiamo dire non penso che sia una buona idea. Non penso che sia una buona idea. E adesso passiamo all'ultima categoria, i verbi che esprimono opinione. Beh, sono gli stessi verbi di prima, soltanto che non hanno il non davanti, quindi pensare, credere, immaginare. Per esempio, penso che sia una buona scuola. Penso che sia una buona scuola. In questo caso, se io dico penso che sia una buona scuola, sto andando a dare la mia opinione su questo specifico argomento, su questa scuola. Se invece dico non penso che sia una buona scuola, forse sto esprimendo un'opinione negativa, oppure un dubbio. Comunque in entrambi i casi la linea tra dubbio e opinione è molto molto sottile. Quindi non preoccupatevi, quando avete questi verbi che si usano per esprimere dubbio o opinione, nella seconda frase, nella frase dipendente, dovete usare il congiuntivo. Ora, attenzione a questa cosa, tanti studenti sbagliano proprio questo. Sono sicuro che. Con l'abitudine, soprattutto quando iniziate ad usare il congiuntivo, voi pensate che se io sono sicuro che, devo usare il congiuntivo. Ma no! Se io dico sono sicuro, in questo caso non è un dubbio, non è un'opinione, ma un fatto. E quindi se io sto parlando di un fatto, di qualcosa di cui io sono sicuro, devo usare l'indicativo. Per esempio posso dire sono sicuro che Luca è un bravo ragazzo, non sia un bravo ragazzo. Sono sicuro che Luca è un bravo ragazzo. Se invece aggiungo il non davanti a sono sicuro e dico non sono sicuro, allora lì posso usare il congiuntivo, perché in quel caso sto esprimendo un dubbio. Non sono sicuro che Luca sia un bravo ragazzo. È tutto chiaro? Beh, queste sono le regole base del congiuntivo. Ovviamente ce ne sono tante altre, come vi ho detto prima, potrei parlare del congiuntivo per ore. Se però vi piace questa serie di video sul congiuntivo e vi interessa questo argomento, fatemelo sapere qui sotto nei commenti e ne farò altri. Come sempre, se questo video vi è piaciuto, non dimenticatevi di lasciare un bel mi piace,
perché questo mi aiuterà tantissimo, sia a far crescere il mio canale su YouTube che anche supportare il mio lavoro. E se non siete iscritti al canale e non volete perdervi i video futuri sul congiuntivo, allora non dimenticatevi di iscrivervi. Inoltre vi ricordo anche che ho una pagina Instagram che si chiama Teacher Stefano, dove pubblico ogni giorno storie in italiano e a volte faccio anche dei quiz. Probabilmente farò un quiz nelle mie storie su Instagram proprio su questo argomento, sul congiuntivo. Quindi se volete mettere in pratica quello che avete imparato durante la lezione di oggi, vi consiglio di seguirmi anche su Instagram. Noi per il video di oggi abbiamo finito e come sempre ci vediamo presto. Un abbraccio dall'Italia, ciao! E comunque una piccola cosa, non preoccupatevi così tanto del congiuntivo. Tanti miei studenti si preoccupano tantissimo del congiuntivo. Se voi sbagliate il congiuntivo non succede niente, non è la fine del mondo, noi italiani comunque saremo in grado di capirvi. Non usare il congiuntivo e quindi usare il presente indicativo non va a condizionare la vostra capacità di conversazione. Poi è ovvio che voi volete imparare a parlare l'italiano bene, precisamente e perfettamente. Però non stressatevi troppo. Se avete qualche difficoltà col congiuntivo, soprattutto all'inizio quando iniziate a studiarlo, tranquilli, non è un problema, va bene? Ciao, un bacio!